Wow, che finale! Siete stati fantastici a seguirmi fino a qui. Ma non è ancora finita, perché la storia di Burak Özçivit e Neslihan Atagul è così ricca di sfaccettature che merita di essere approfondita ulteriormente. Quindi, preparatevi per un bis carico di dettagli e speculazioni. Riprendiamo da Kara Sevda, il punto di partenza di tutto questo vortice di emozioni. Come ho detto prima, la chimica tra Burak e Neslihan era innegabile. Ma forse non ho sottolineato abbastanza quanto questa chimica fosse cruciale per il successo della serie. Kara Sevda non era solo una soap opera turca, era un fenomeno culturale. Veniva trasmessa in decine di paesi, doppiata in diverse lingue e seguita da milioni di spettatori in tutto il mondo. E perché aveva così tanto successo? Certo, la trama era avvincente, con i suoi intrighi, i suoi amori impossibili e i suoi colpi di scena. Ma il vero segreto era la capacità di Burak e Neslihan di trasmettere emozioni autentiche. Non recitavano semplicemente una parte, la vivevano. Si immergevano completamente nei loro personaggi, diventando Kemal e Nihan agli occhi del pubblico. E questa immersione totale, questa dedizione assoluta al ruolo, aveva un prezzo. Girare scene romantiche, scene drammatiche, scene di passione e disperazione richiedeva un grande sforzo emotivo. E inevitabilmente si creava un legame speciale tra i due attori. Un legame di fiducia, di rispetto, di comprensione reciproca. Un insider della produzione, che ovviamente non posso nominare, mi ha raccontato di lunghe conversazioni tra Burak e Neslihan durante le pause delle riprese. Parlavano dei loro personaggi, delle loro motivazioni, delle loro paure. Cercavano di capire a fondo cosa li spingesse ad agire in un determinato modo. E a volte queste conversazioni sconfinavano nella vita reale. Si confidavano i loro dubbi, le loro insicurezze, le loro speranze. Si davano consigli, si sostenevano a vicenda. Insomma, si creava un'amicizia profonda e sincera. Ma ovviamente, l'amicizia tra un uomo e una donna, soprattutto se sono entrambi belli, famosi e lavorano insieme a stretto contatto, viene spesso interpretata come qualcosa di più. Ed è qui che entrano in gioco i media, i tabloid, i paparazzi. Ogni piccolo gesto, ogni sguardo, ogni sorriso veniva ingrandito, distorto, interpretato come una prova inconfutabile del loro amore segreto. Venivano pubblicate foto rubate, scattate di nascosto, che mostravano Burak e Neslihan mentre ridevano insieme, mentre si toccavano le mani, mentre si guardavano negli occhi. E queste foto, ovviamente, scatenavano l'inferno sui social media. I fan si dividevano in due fazioni, quelli che speravano in un loro amore nella vita reale e quelli che difendevano a spada tratta la relazione di Burak con Farie. Le discussioni diventavano spesso accese, a volte anche violente. Si insultavano, si minacciavano, si accusavano a vicenda di essere shipper o anti-shipper. Insomma, una vera e propria guerra virtuale. E in mezzo a tutto questo caos, c'erano Burak e Neslihan, che cercavano di mantenere la calma e di non alimentare ulteriormente i rumors. Ma era difficile, molto difficile. La pressione era enorme. Sentivano gli occhi di tutti puntati addosso, pronti a giudicare ogni loro mossa. Burak, in particolare, si trovava in una posizione delicata. Era fidanzato con Farie, una donna che amava e rispettava. Non voleva ferirla, né mettere a repentaglio la loro relazione. Ma allo stesso tempo non voleva negare l'amicizia che lo legava a Neslihan. Farie, dal canto suo, cercava di affrontare la situazione con maturità e intelligenza. Sapeva che il lavoro di Burak richiedeva di interagire con altre attrici e che la chimica sul set era una parte fondamentale del successo di una serie. Ma ovviamente non era facile. Sentire costantemente parlare del suo fidanzato e di un'altra donna, vederli insieme sui giornali e in televisione, doveva essere frustrante e stressante. Ma Farie si fidava di Burak e sapeva che il loro amore era più forte di qualsiasi pettegolezzo. Neslihan, invece, era più riservata e introversa. Non amava essere al centro dell'attenzione e cercava di evitare il più possibile i media. Ma era consapevole del suo ruolo nel fenomeno Kara Sevda e sapeva che le speculazioni sul suo rapporto con Burak contribuivano ad aumentare la popolarità della serie. E qui arriviamo al punto cruciale della nostra storia. Perché Burak e Neslihan non hanno mai smentito categoricamente i rumors sulla loro presunta follia d'amore? Forse perché erano consapevoli del fatto che tutto questo clamore giovava alla serie. Forse perché non volevano ferire i fan che sognavano un loro amore nella vita reale. O forse perché, in fondo, c'era qualcosa di vero in quelle speculazioni.
Non lo sapremo mai con certezza. Ma una cosa è certa, la chimica tra Burak e Neslihan era così potente, così intensa, che ha fatto sognare milioni di persone in tutto il mondo. E questo è un dato di fatto. Oh, e poi, come vi ho raccontato prima, sono arrivati i matrimoni a sorpresa. Burak e Farie, Neslihan e Kadir. 2 eventi spettacolari, celebrati in grande stile, che hanno messo fine alle speculazioni e hanno dato una svolta inaspettata alla storia. Ma anche in questo caso, le reazioni dei fan sono state contrastanti. C'era chi si congratulava con le coppie, augurando loro una vita piena di felicità, e chi invece si sentiva tradito e deluso. Alcuni fan, soprattutto quelli che avevano creduto nella follia d'amore tra Burak e Neslihan, hanno accusato gli attori di averli illusi, di aver giocato con i loro sentimenti. Hanno organizzato proteste sui social media, hanno boicottato le loro serie televisive e hanno persino inviato loro messaggi di odio. Ma la maggior parte dei fan ha accettato la realtà dei fatti e ha augurato a Burak e Neslihan il meglio per il loro futuro. Hanno capito che la vita è piena di sorprese e che l'amore può prendere strade inaspettate. E alla fine, questo è quello che conta. Burak e Neslihan hanno trovato la felicità con persone diverse da quelle che i fan avevano immaginato per loro. Hanno costruito relazioni solide e durature, basate sull'amore, sul rispetto e sulla fiducia reciproca. E questo è un esempio per tutti noi. Ci dimostra che non dobbiamo farci influenzare dalle aspettative degli altri, ma dobbiamo seguire il nostro cuore e fare le scelte che ci rendono felici. Burak e Farie sono una coppia meravigliosa. Si amano, si sostengono a vicenda e hanno un figlio bellissimo, Karan, che è la loro gioia più grande. Sono un esempio di famiglia unita e felice. Anche Neslihan e Kadir sono una coppia molto affiatata. Si ammirano a vicenda, si divertono insieme e condividono la stessa passione per il loro lavoro. Sono un esempio di coppia moderna e dinamica. Quindi, cari amici, la storia di Burak Özçivit e Neslihan Atagul è una storia complessa, ricca di sfaccettature e colpi di scena. È una storia che ci insegna che la vita è imprevedibile e che l'amore può sorprenderci quando meno ce lo aspettiamo. Ma soprattutto, è una storia che ci ricorda che dobbiamo seguire il nostro cuore e fare le scelte che ci rendono felici, senza farci condizionare dalle aspettative degli altri. Spero che questo bis vi sia piaciuto e che abbiate trovato la storia ancora più interessante e coinvolgente. E ora, tocca di nuovo a voi. Cosa ne pensate di tutto questo? Avete cambiato idea sulla follia d'amore tra Burak e Neslihan? Qual è la lezione più importante che avete tratto da questa storia? Lasciatemi un commento qui sotto e fatemi sapere la vostra opinione. Sono curiosa di leggere i vostri pensieri. E ovviamente, se vi è piaciuto il video, non dimenticate di mettere un bel mi piace. Condividetelo con i vostri amici e familiari, soprattutto con quelli che amano le soap opera turche e i gossip sulle celebrità. E, ultimo ma non meno importante, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Prometto di portarvi sempre nuovi video interessanti, divertenti e ricchi di colpi di scena. Attivate la campanella per non perdervi nemmeno un aggiornamento e rimanete sintonizzati per le prossime avventure. Grazie ancora per aver guardato e alla prossima. Ciao! E un abbraccio virtuale a tutti voi. Non smettete mai di sognare e di credere nell'amore. A presto!